Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video analizzeremo La Primavera di Sandro Botticelli. Andiamo subito a vedere l'opera. La Primavera è considerata il capolavoro di Sandro Botticelli, se non dell'intero Rinascimento italiano. Milioni di visitatori restano affascinati da questo dipinto conservato agli Uffizi. Ma perché questa opera è così amata ed ancora oggi oggetto di continuo studio? A mio parere, accanto ai canoni di bellezza dell'umanesimo che Botticelli applica all'opera e che anche lo spettatore profano coglie immediatamente, il dipinto nasconde un intreccio di significati simbolici non ancora completamente compresi, che lo avvolgono nel mistero e che ne accentuano il fascino. In questo video, puramente introduttivo, cercherò di analizzare la primavera limitandomi al piano stilistico dell'opera e a quello della descrizione dei soggetti mitologici rappresentati, la cui identificazione è ormai considerata acquisita. L'opera ha ulteriori livelli di interpretazione sul piano filosofico, storico, letterario e politico che sono tuttora oggetto di dibattito e per i quali vi invito ad ulteriori approfondimenti. Il dipinto è conosciuto come La Primavera ed è stato realizzato da Sandro Botticelli a tempera su assi di pioppo. La dimensione è di centimetri 207 x 319. L'opera è conservata alla Galleria degli Uffizi a Firenze. La datazione è incerta, ma si propende per il 1482 circa. Tale data sarebbe quindi successiva al viaggio che Botticelli compì a Roma per lavorare alla Cappella Sistina. Anche la commissione dell'opera non è certa. È possibile che il committente o comunque il destinatario del dipinto sia Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, detto il popolano anche Minor, per non confonderlo con il cugino più anziano Lorenzo il Magnifico, sotto la cui ala protettiva venne educato. Tra gli insegnanti di Lorenzo di Pierfrancesco ci furono il filosofo neoplatonico Marsilio Ficino ed il letterato Agnolo Poliziano. Questo è molto importante perché ci dà un'idea del clima culturale estremamente raffinato che circondava il pittore ed i suoi committenti. La primavera, così come Pallade che doma il centauro, che vediamo nell'immagine, un'altra splendida opera del pittore, erano conservate nella casa che Lorenzo di Pierfrancesco aveva in Via Larga, ora via Cavour, nel centro di Firenze, non lontano da Palazzo Medici. La primavera era posta su una cassapanca con schienale, un arredo tipico delle residenze signorili rinascimentali. L'opera fu poi trasportata alla Villa di Castello, dove nel 1550 Vasari riferisce di averla vista accanto alla nascita di Venere, altro capolavoro del Botticelli. Affrontiamo ora l'analisi stilistica e della composizione. La primavera colpisce lo spettatore, anche quello non esperto, innanzitutto per la sua bellezza, una bellezza che si esprime soprattutto nel ritmo e nell'eleganza che corre tra le figure presenti sulla scena, nella grazia dei loro gesti e dei loro volti, condotti da Botticelli attraverso la tipica e riconoscibile linea di contorno, una linea fortemente estetizzante che rende estremamente coerente sul piano stilistico l'intera opera, fin nei minimi dettagli. Se osserviamo il quadro possiamo vedere innanzitutto 9 figure in primo piano che si muovono su un prato fiorito. Alle loro spalle è posto un boschetto di arance d'alloro. Il colore della vegetazione ci appare particolarmente scuro e schiarito solo dalla grande abbondanza di fiori e frutti. Questo colore scuro è almeno in parte causato dall'alterazione del pigmento dovuto all'ossidazione. Andiamo a cogliere alcuni elementi fondamentali nella composizione. Seguendo il profilo superiore delle figure possiamo vedere un andamento sinuoso. Questo andamento è ricalcato anche dal cielo azzurro che si intravede tra le figure e le fronde degli alberi. Il paesaggio passa di solito inosservato o viene trascurato nelle descrizioni. Ritengo invece che la luce che filtra tra le piante sia una componente molto importante che contribuisce a dare ritmo alla composizione e che trasmette anche un senso di suggestione e leggero mistero. Soprattutto nella parte sinistra e centrale dell'opera emergono dal fondale degli splendidi archi naturali che incorniciano le figure.
Gli elementi del paesaggio sono invece molto limitati, si intravedono solo dei leggeri rilievi all'orizzonte. La scena, dicevo, è occupata da 9 figure. 6 sono femminili e sono poste al centro. Ai lati osserviamo 2 figure maschili ed in alto un putto alato. A parte i 2 esseri alati, le figure sono poste tutte sullo stesso piano, con la sola eccezione della figura centrale. Osservando con attenzione l'opera, notiamo che solo le figure a sinistra tengono le braccia alzate, mentre quelle a destra tengono le braccia rivolte verso il basso. La figura centrale, da questo punto di vista, appare come uno snodo nevralgico e di raccordo tra tutte le altre, perché tiene la mano destra alzata e quella sinistra abbassata. Uno degli aspetti che colpisce del dipinto è la ricca rappresentazione di fiori e frutti. Le varietà vegetali che sono state individuate sono centinaia. Alcuni studi hanno rilevato come la maggior parte delle specie presenti nel quadro siano comuni nella zona di Firenze. Anche il periodo della fioritura della maggior parte delle specie coinciderebbe con marzo ed aprile, con la primavera appunto. Laddove la rappresentazione delle specie vegetali non è direttamente connessa al periodo della fioritura primaverile, potrebbe subentrare un significato simbolico. Le arance, ad esempio, che vediamo numerose, che sono chiaramente fuori stagione, potrebbero richiamare l'emblema dei medici, che riporta alcune palle arancioni. Sono solo delle ipotesi che ci danno l'idea di come questo dipinto sia ancora da decifrare in diversi suoi aspetti. Tra i fiori, gli studi botanici hanno rilevato che le specie rappresentate più numerose sono le margherite e le viole, fiori tipici di primavera che possono simbolicamente anche essere ricondotti al tema dell'amore. Procediamo ora con l'analisi dei personaggi mitologici. Come abbiamo visto, la scena è occupata da personaggi della mitologia classica che sono stati individuati con precisione dagli storici. Secondo l'interpretazione prevalente, il dipinto andrebbe letto da destra verso sinistra. Il primo personaggio che incontriamo è Zefiro, il vento di nord-ovest, circondato da una pianta di alloro. Zefiro è presentato come un essere alato con la carnagione ed un mantello di colore blu che si protende verso la ninfa Chloris per fecondarla. Dalla loro unione Chloris rinasce come Flora. La ninfa Chloris, che è coperta solo di una veste trasparente, si volta verso Zefiro e proprio nell'atto del congiungimento dalla sua bocca escono alcuni fiori. Alla destra di Chloris troviamo il personaggio che rappresenta la sua rinascita dopo l'unione con Zefiro. È Flora, dea della fioritura e personificazione stessa della primavera, una figura alta e bionda vestita con splendidi motivi floreali. Flora è dipinta mentre sparge dei fiori che porta in grembo. Nella zona centrale del dipinto, in una posizione rialzata rispetto alle altre figure, troviamo una donna che guarda verso lo spettatore, con sguardo benevolente. La figura è stata interpretata come Venere. Dietro di lei possiamo infatti osservare un cespuglio di mirto, pianta a lei sacra. Venere è il fulcro centrale dell'opera e a lei, simbolo neoplatonico dell'amore più elevato, spetterebbe l'orchestrazione degli eventi. Sopra Venere è posto Cupido, bendato nell'atto di scoccare una freccia in direzione di 3 donne. Queste sono interpretate come le 3 grazie, che si tengono per mano e stanno danzando. Qui possiamo notare la massima espressione della linea di contorno di Botticelli, che dà una meravigliosa continuità alle 3 figure che si tengono per mano. L'armonia e la musicalità delle forme qui raggiunge l'apice. Le 3 grazie sono vestite anch'esse come Chloris di vesti trasparenti e leggere che seguono l'andamento flessuoso dei corpi. L'ultimo personaggio a sinistra è identificato come Mercurio, il messaggero degli dei, che riconosciamo dall'elmo e dai calzari alati. Mercurio tiene in mano il caduceo, nel gesto di scacciare delle nuvole e preservare il bel tempo. Secondo questa chiave di lettura, il dipinto sarebbe quindi un'allegoria della primavera, del momento di rinascita della vita e celebrerebbe l'amore, la pace e la prosperità.
Oltre a questo primo livello di analisi, come accennato all'inizio del video, ve ne sono diversi altri che gli studiosi stanno ancora dibattendo. È possibile che Botticelli si sia ispirato alla letteratura, forse Ovidio e Dante. È anche possibile che gli eventi storici e politici che coinvolsero la famiglia Medici siano richiamati da alcuni dei personaggi presenti nel quadro. Ugualmente è possibile una più profonda interpretazione nell'ambito della filosofia neoplatonica, che permeava l'ambiente frequentato da Botticelli e dai committenti. Questo dipinto ci dimostra quanto ricco e complesso possa essere il sistema di simboli ed allegorie che si può nascondere dietro un'opera rinascimentale. Dopo oltre 5 secoli dalla sua realizzazione, noi possiamo ammirare il dipinto, le forme aggraziate delle figure, i volti ideali, il ritmo e la musicalità della composizione, la suggestione del boschetto, la ricchezza di fiori e frutti. Possiamo così godere della sua bellezza. Possiamo andare oltre e riconoscere i personaggi che popolano il quadro e dare un senso logico allo sviluppo narrativo, ma nonostante questo restiamo ancora alla superficie di un dipinto che nasconde dentro le sue pieghe il frutto di una stagione artistica altissima dove la pittura dialogava con la filosofia e con la letteratura. Grazie per la visione. Se avete gradito il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di quest'opera di Sandro Botticelli. Al prossimo video.